Dopo 6 mesi e circa 15.000 km da quello ormai lontano 12 dicembre in cui abbiamo ritirato la Tenerona, siamo giunti a Belén. La giornata inizia con la ricerca di un punto Western Union per il solito prelievo del contante. Dobbiamo chiedere una tienda che vende roba per nigno e con un veloce rifornimento alla YPF, denominata IPF. Non fanno distinzione tra la I e la Y. Un Coche Cama. Il Coche Cama è un autobus dove ci si può allungare a modo di letto. Cama vuol dire letto, per cui copre di solito lunghissime distanze per tutti i territori sudamericani, per tutto il territorio in questo caso argentino. Le case lasciate grezze del nord ci accompagnano all'uscita della città. Belén si trova nella provincia di Catamarca, nell'incantevole nord-ovest andino nel quale ci inoltriamo. Guardando il Rio Molino in secca nella stagione invernale, usciamo dalla cittadina di poco più di 10.000 anime salutando gli abitanti della sua periferia e ammirando l'enorme letto del Rio che, a ridosso delle Ande, dà il nome a Pueblo. Siamo sulla Ruta 40, chilometro 4092. Inizia il panorama con Los Cardones. La strada si snoda tra montagne che, lussureggianti di vegetazione, sembrano ricoperte da un manto di velluto. Tendiamo ad abituarci alla bellezza delle strade che si attraversano. Dopo qualche giorno che il panorama diventa la regola, ci si siede come se fosse normale. Non lo è normale. Siamo in un territorio strepitoso. Strada super sinuosa in questo tratto che corre parallela al fiume, asfalto in buone condizioni, quindi Sara si gode il panorama e io mi godo la strada. Ma ogni tanto butto l'occhio anche a destra e a sinistra, in alto, in basso, perché è impossibile non rimanere affascinati da questi territori. Le curve sono tutte molto ampie, se guardate il contachilometri si va tranquillamente con una media di 60, 70, 80 km orari, sempre in quinta, sesta marcia, quindi motore super rilassato. Poi ogni tanto ce la prendiamo anche larga perché tanto non viene nessuno dall'altra parte, però non si fa, faccio mia colpa, perché voi dovete sapere che se poi piego un po' troppo sento dietro Sara che stringe un po' il fianco, quindi cerco di fare un po' e un po'. Non mancano i cipressi vagamente ingialliti dal mite inverno australe del giorno, ma la quiete del paesaggio contrasta con gli animi scossi della sera prima. Ieri sera purtroppo siamo stati testimoni di un movimento tellurico, un terremoto di circa 5,2 con epicentro una zona di Catamarca, non rivolta verso le Ande, bensì dall'altro lato, verso la Pampa, verso est. È durato abbastanza, ci ha fatto ricordare dei momenti piuttosto bui e traumatici vissuti qualche anno fa. È passato, ci sollevava un po' l'idea che oggi saremmo ripartiti. Purtroppo è da qualche mese che c'è questa attività, ce lo sappiamo, siamo vicinissimi alle Ande, però non è una zona così tanto sismica, ci hanno detto, non si verificano spesso, però da un mese a questa parte ci sono continui movimenti di assestamento. Eravamo un po' più pronti mentre attraversavamo il territorio cileno e invece c'è stato fatto questo piccolo scherzetto di cattivo gusto a noi e alla popolazione locale. Viaggiamo per circa 250 km senza incontrare auto. Il panorama, mano a mano che saliamo verso nord, diventa più arido e desertico, ma sulla sinistra invece le cime svettano un po' di più e ci sembra di scorgere neve. Il rosso fuoco delle rocce inizia a impadronirsi del paesaggio del nord. Il contrasto del territorio tra zone più aride e più lussureggianti, addirittura coltivate, è continuo. Siamo nella Tierra de Chelemin. Nel frattempo vi ricordiamo, se ancora non vi siete iscritti, se vi fa piacere, di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati riguardo ai nuovi video che verranno. Ve lo diciamo perché magari se vi fa piacere questo potrà contribuire alla crescita del nostro canale, ce la mettiamo tutta ragazzi. Quello che abbiamo intorno è decisamente un territorio irrequieto, con rilievi come quelli che vediamo sulla nostra sinistra, poi diventa pianeggiante per poi riprendere le curve degli altipiani che si susseguono continuamente. Las Vacas. È segnalata la possibilità che si incontrino bovini lungo la strada. Uno dei primi paesini che incontriamo, c'è anche un puesto sanitario che tanti pueblos non hanno, quindi molto importante. Questo è un pueblo piccolissimo, ma c'è questo caffè, pan casero. Andiamo? Sì, sì.
Hola, tocca il timbre y espera, cioè suona il campanello e aspetta. Sicuramente stanno facendo altre attività, però che noi chiamiamo ci aprono. Vamos. Il timbre è questo. Hola. Ci ha detto di spegnere la camera. Ok, comunque tiene milanesa, tiene hamburghesa e tiene la pizza. Sono tantissimi giorni che non mangiamo la pizza, quindi abbiamo preso una pizza 8 porzioni con hamon e ci ha detto di aspettare circa 20-25 minuti. Vediamo che pizza ne esce fuori. E intanto relax, tenerona sempre a vista. Ma qua, nel vero senso della parola, non passa nadie. Io penso che potrei lasciare anche la moto accesa e non la tocca nessuno. C'è una tranquillità disarmante. Lista. Vediamo tutti insieme cosa ha preparato. L'odore è buono. Sì, odore di origano. Vamos all'assaggio. Ovviamente pagamento solo effettivo e non hanno la wifi. C'è una wifi pubblica qua in piazza. Onestamente non abbiamo capito dove si trovi la piazza, però il fine settimana, oggi è sabato, lo cortano, lo tagliano, quindi non c'è il wifi nel fine settimana. Buono, la pizza è sempre buona. È anche spessa. Sì, spessa e ha un fondo anche abbastanza duro, un po' croccante. Ho una fame pazzesca. Questa è la fine. No, la fine è questa, caffè. La pizza non era male, però questo posticino si è fatto pagare. Rispetto agli standard argentini abbiamo pagato solo 6 euro. Però siamo stati bene, il locale è tranquillo, quindi relax, 5 minuti e vamos. Intanto guardate Sara che si accinge, perlomeno prova. Ecco, lascia l'immondizia. È l'unico modo. Non tiene un contenitore muy grande. No. Ripartiamo dal nostro pranzo con il vento sonda che soffia forte e caldo. Ci dicevano loro del caffè dove ci siamo fermati che di solito sonda arrivava in ottobre, novembre, si alzava, invece adesso tutto è cambiato. Queste cime che abbiamo ai lati della strada fino a 15 anni fa in questo periodo erano totalmente innevate. Ora abbiamo visto solo qualche spicchio, qualche cima più alta infarinata, essere bianca di neve, per il resto è tutto differente e siamo quasi in pieno inverno. Loro iniziano a considerare il vero inverno nel mese di luglio, però l'inverno almeno sugli alberi inizia a farsi notare. You let it go. Riprendendo la strada ci aspettano pueblos all'apparenza disabitati. I'm sick and tired of seeing you in pain. Your head's in a haze. Won't you lean on me? Mentre l'asfalto della ruta viene continuamente interrotto da avvallamenti in cemento che, nella stagione delle piogge, che coincide con l'estate australe, si trasformano in veri e propri fiumi da guardare. Siamo a San José, Cafayate, 90 km. Il paesino di San José e gli immancabili giardini enormi e curatissimi ci accoglie nel pieno della siesta con i colori accesi delle case del nord argentino. E con i suoi amatissimi perros, i padroni della strada. Cambiamo sponda del fiume attraversando il lunghissimo ponte a 4 corsie sul Rio Santa Maria, dove in lontananza un gaucho si gode dell'infinita distesa nella completa tranquillità della siesta. Dopo infiniti avvallamenti in secca,
Siamo di nuovo in un paesino, è una zona che quasi a tratti fa un po' pensare alla Grecia, qualche località che abbiamo attraversato dalla penisola del Mani, le casine piatte, spesso bianche, la vegetazione intorno, i cactus, quindi temperature molto alte. Un campo da calcio in una gola. Abbiamo incontrato diverse case dove c'erano tavolate intere di invitati, se magnava e ci alzavano le braccia come per dire venite, associatevi. Io ci ho fatto un pensierino, però è anche vero che è sabato pomeriggio, quindi probabilmente feste di compleanno, come succede da noi. Tanto ognuno ci dice sì, ma voi qui vi trovate bene, perché noi abbiamo lo stesso modo di fare degli italiani, degli spagnoli, ed è vero, un italiano in Argentina si trova bene perché fa bisboccia, come succede da noi. Finalmente laviamo le gomme della Tenerona. Per sicurezza diamo precedenza a una 4 ruote per non finire completamente dentro una pozza nascosta, come nel famoso video virale della moto che sprofonda nelle viscere della terra, ma scopriremo subito che per la Tenerona è un gioco da ragazzi. Grandi, ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, c'era così d'acqua, quindi nulla di che, solo che era marrone, non vedevo cosa c'era sotto, quindi ho aspettato che passasse l'auto, solo per quello. Salutiamo il gaucho e 2 aspiranti tali. Mentre i lati della ruta diventano quasi sabbiosi. Finca Don Edoardo, proprietà Don Edoardo, inizia una serie di vigneti e infatti ci troviamo nella ruta del vino fino a raggiungere Cafayate, che è considerata la seconda città per produzione di vini pregiati di tutta l'Argentina. Il centro della cittadina, sempre giardini curatissimi. Ecco la serie di vigneti. E anche dall'altro lato, proprio ai piedi delle montagne, Pedemontana. Questa volta non andremo a vedere le rovine della città di Quilmes, a pochi chilometri da qua sulla sinistra. Sono delle rovine che mettono in luce la pianta di quella che era la città di Quilmes, tutte le costruzioni che partono a raggiera dal nucleo della città. Ma andiamo a raccontarvi la vera storia, emozionante e allo stesso tempo una grande storia di resilienza. Quilmes, oltre ad essere il nome della città, era il nome della comunità di indigeni di circa 5.000 persone che avevano fondato la loro città qui, e non era semplicemente una città fortificata, e cioè una pucarà, era molto di più di una semplice pucarà. Resistettero all'arrivo degli Inca nel 1480, opposero una grande resistenza anche all'arrivo dei conquistadores spagnoli poco dopo, per circa un secolo, fino a quando nel 1665 vennero definitivamente sottomessi. Da qui le 2.000 persone rimaste nella città vennero deportate dagli spagnoli da questa città di Quilmes fino alle porte del Rio de la Plata a Buenos Aires. Tutt'oggi sorge la città di Quilmes a 30 km da Buenos Aires. Nel 1812 la popolazione dei Quilmes era completamente sparita, perché loro si imposero, una volta essere stati sottomessi, a non avere discendenti. È una grande storia di opposizione al colonialismo e enorme sofferenza, perché ricordiamo che la strada che loro fecero da qui, provincia di Tucumán, fino alle porte di Buenos Aires la fecero obbligatoriamente a piedi, cacciati dall'allora governatore della provincia di Tucumán. Questa storia fu ripresa da un marchio che è diventato famoso qui in Argentina, il birrificio Quilmes, che fu fondato da un immigrato tedesco che diede inizio a una birra artigianale che oggi è il simbolo dell'Argentina e porta proprio i colori bianco-celeste dell'Argentina e occupa il 75% del mercato delle birre in tutto il paese. Direi alla faccia di tutti i più prepotenti conquistatori e colonizzatori del mondo. Mettiamola così. Appena usciti dalla provincia di Tucumán entriamo in quella di Salta. Accompagnati dall'area mistica della storia di Quilmes, percorreremo gli ultimi chilometri che ci separano dalla pittoresca Cafayate, circondati da ambo i lati della strada da coltivazioni di vigneti a perdita d'occhio e autentiche bodegas, adibite alla produzione di vini tra i più pregiati al mondo. Sì. Mamma mia, che bello.
po' il clima ci condiziona perché è caldo, un po' i colori vivi e in questo momento autunnali delle foglie dei vigneti, alle spalle le imponenti montagne, è molto suggestivo, è uno scenario veramente suggestivo. Guardate, è incredibile, vigneti ovunque. Finca Rio Seco, proprietà Rio Seco, è incredibile, io l'ho già detto, però ogni volta che vedo vigneti per me è come fossimo a casa. Los Cardones, i cactus sono diventati ancora più ricchi, hanno molte più dita che guardano verso il cielo. Quella che abbiamo di fronte dovrebbe essere proprio Cafayate, circa 13.000 abitanti. Questa bottega desde 1859 addirittura, guardate che roba ragazzi. La nostra struttura non è vicinissima al centro, infatti mi dice il navigatore di andare a izquierda prima di arrivare in città. Non ascolto Google, come sempre vado di testa mia, che si potrebbe tranquillamente passare di qua. Iniziano le quadras, cioè le traverse, i diversi isolati in cui sono divise le città sudamericane. Desvio obbligatorio collettivo, ma tu guarda, sempre fortunati. Forse ci sarà una festa dato che è sabato, una fiesta. Io riprovo l'alternativa sempre per non fare il ripio. Qua si può andare, sì. Come abbiamo visto fare tante volte, manutenzione bordo strada, quindi quando io ho fatto il tagliando nel sottoscala, ragazzi, stavo alla grande rispetto a loro. Strade polverose, così come ci siamo abituati a vedere. Addirittura mattoncini. Allora qua dovrei andare a destra, si può andare, sì. Quindi come ci allontaniamo dal centro diventa sterrato. I perri ad accoglierci. C'è un bassotto qua davanti. In mezzo alla strada, loro non temono nada. Ehi! No, loro ti dicono sei tu che ti sposti, non io. Allora, qua alla izquierda, dai che ce l'abbiamo fatta. Avremo un paio di chilometri per raggiungere il supermercato, ma come dico sempre, fa molto bene camminare per il lato B. Perros e niños. Giardini pubblici, sempre curatissimi. Attenzione che qua c'è talmente tanta polvere che sembra quasi sabbia. Decorano case con piccoli vigneti. Ci siamo. Tenemos una reserva. Nombre della riserva? Ah, della riserva. Federico di Cafayate, casa Melita. Dovrebbe essere un quartiere chiuso. Federico è il proprietario della casina che ci ospiterà per questi giorni, ci sta accompagnando con la sua moto alla casa, ci ha dato le giuste indicazioni per il supermercato che apre di pomeriggio alle 7 e chiude alle 11 di sera, siesta muy larga. Bueno, Si quieren pueden descargar acá, es más fácil. sì, Traes ahí. Esa es la cochera. perfetto. Con una... Ah,
E dopo i soliti 4 km per andare in centro e fare la spesa, non ve l'abbiamo mostrato perché per strada c'è pochissima illuminazione pubblica, non si vede nada, ma guardate, dopo 6 mesi avevamo voglia della zuppa. C'era bisogno della sopa, abbiamo a disposizione un frullatore ed è stato l'ideale. Guardate gli accessori questa volta per la cocinera. Abbiamo comprato un po' di verdure in un negozietto poco distante, 2 milanesas grandi che sono in forno, nel forno elettrico che abbiamo a disposizione, un filo d'olio nella sopa, siamo da Dio. Ah, un'altra cosa, Federico e Nadine ci hanno lasciato come omaggio un vino rosso della zona di Cafajate. Poi come sempre seguirà tour guidato perché questa abitazione si trova un po' in periferia ma è qualcosa di spettacolare. L'abbiamo presa volutamente perché abbiamo passato 4-5 giorni, infatti se vedrete c'è un salto temporale, ma fra terremoto, qualche campagna super economica lungo la ruta 40, ragazzi, è stata durissima. Ci tengo a precisare, ahimè, che la cabagna che non è andata era quella che avevo prenotato io. Dalle foto sembrava leggermente meglio, siamo arrivati, la cucina non era utilizzabile e quindi abbiamo dovuto fare un cambio, è stato un po' complicato, ci vedete estremamente cotti, un giorno per riprenderci e siamo di nuovo in pista. Come dico sempre, sembra una banalità, ma questa vita ti pone davanti a delle sfide e bisogna in qualche maniera saperle gestire. E soprattutto, quello che dico sempre a Sara, non bisogna per forza di cose guardare solo l'aspetto economico, perché poi siamo scesi talmente tanto di livello che alla fine si dormiva praticamente, vabbè, lasciamo perdere. Ora vado a far cena. Per i più curiosi, il vino è un Majuco, è un tinto Malbec, è un rosso Malbec. Mira il tappo, l'uomo del nord dell'Argentina che mastica la foglia di coca. E c'è anche una vena poetica scritta dietro. Y siempre me gusta el tinto, que como el ojo de un toro me mira desde la copa con halos de sangre y oro. Traduco. E mi piace sempre il vino rosso che come un occhio di un toro mi guarda dal bicchiere, dalla coppa, con aloni di sangue e oro. Buonanotte. E dopo di questo, ciao ragazzi! Take it to the beach.